Quando siamo partiti da Verdello, a bordo del cubetto avevamo una missione: arrivare a Reggio Calabria per il compleanno di mia nonna. In pochi giorni abbiamo attraversato molte regioni, assaggiato prelibatezze, sbagliato accenti e date, ma siamo arrivati a destinazione. Questa prima fase di viaggio è stata semplice per alcune cose e piuttosto complicata per altre. Trovare posti liberi dove dormire è stato facile, alcuni più scenografici di altri, ma in generale ci siamo sempre fatti delle belle dormite. Diversa è stata la sensazione che abbiamo provato. Potrà sembrare strano, ma viaggiare nel paese dove siamo nati e che conosciamo per noi è più complicato che andare dall'altra parte del mondo. Qualcuno ci ha scritto: si vede tantissimo la vostra non appartenenza a questi luoghi, ed è probabile che sia così. Quel che stiamo cercando di fare è viaggiare in Italia come se fosse la prima volta che ci mettiamo piede, senza preconcetti e pregiudizi, senza appartenere a questo luogo, ma semplicemente osservandolo. E lo confesso, questo è uno dei viaggi più complicati che abbiamo mai fatto. Oggi però inizia il capitolo Sicilia, vediamo cosa ci aspetta sull'Isola del Fuoco e del Mare. E buongiorno ragazzi, noi siamo pronti stamattina a imbarcarci per lasciare la Calabria e ci spostiamo oggi in Sicilia. Prendiamo il traghetto che ci porta dall'altra parte, il traghetto delle ferrovie. Abbiamo appena comprato i biglietti e siamo qui in attesa, siamo i primi stamattina della fila. Il traghetto è tra una ventina di minuti. Ecco qua i biglietti, tutto pronto, 33 euro solo andata, perché non sappiamo quando torneremo. Dopo qualche giorno di festeggiamento e tanto cibo, ma che buono, che bontà, tantissimo cibo, e dopo aver fatto praticamente tutta l'Italia, adesso tutta le ripetizioni, tutta l'Italia, ecco. Velocemente, adesso siamo pronti per visitare la Sicilia, una delle isole più belle del mondo, d'Italia ovviamente, e le aspettative sono molto alte sotto diversi punti di vista, e ci sarà anche del cibo chiaramente da quei punti di vista che dobbiamo assolutamente, ecco, era che forse no, ci siamo, non ci siamo. Comunque ragazzi, ecco, l'aspettativa è alta, e poi la curiosità anche, perché comunque siamo italiani da tutta la vita che io sappia, sì. Eppure la Sicilia non l'abbiamo mai visitata, quindi altissime aspettative, e niente, quindi siamo pronti. Qua fischiettano e mi sa che è ora di partire. Eccoci pronti all'imbarco, stiamo per salire ufficialmente sulla nave, siamo in coda, non siamo più i primi purtroppo. Là in fondo c'è anche il treno che si vede dopo la galleria, il signore col monopattino. Eccolo qua il traghetto. Ci imbarchiamo, prima volta su un traghetto per il cubo. Biglietto controllato e saliamo ufficialmente sul traghetto. Eccoci a bordo, da questo lato siamo. È bello fare la telecronaca della salita sul traghetto. Abbiamo parcheggiato lì il cubotto e andiamo di sopra adesso, saliamo di sopra, così ci godiamo anche tutta la vista in questa bella giornata di sole. Te lo dico adesso per l'ultima volta, perché poi non posso più dirtelo. Guarda Paolo, la Sicilia! Siamo ufficialmente partiti. Che acqua che c'è qui sotto ragazzi, si vedono persino i pesci, siamo ancora al porto. Là in fondo c'è l'Aiginia, che è un traghetto ferroviario che, pensate, va a batterie e ci sono i pannelli solari che le alimentano. E trasporta proprio le carrozze del treno, ne trasporta 4. Comunque da qua si vede davvero quanto sono vicine la Sicilia e la Calabria. Là in fondo si vede dove c'è quel pilone, là è la parte più vicina tra Sicilia e Calabria. Ed eccoci che stiamo sbarcando ufficialmente. Terra sicula! Siamo arrivati, però abbiamo fatto un errore ragazzi, mannaggia. In pratica non sapevamo che questo traghetto non arriva esattamente al porto di Messina, ma arriva 12 km dopo, più a sud, e quindi adesso cosa facciamo? Torniamo indietro. Per quello che ci ha messo così tanto, siamo stati quasi un'ora sul traghetto. Sì. Devo dire, una traversata piacevole, rilassante, però ecco, pensavamo fresca, di arrivare a Messina. Fresca. Si sta freschissimo, adesso siamo con i finestrini chiusi proprio perché stiamo recuperando un po' di calore.
Abbiamo trovato parcheggio proprio in pieno centro, ci abbiamo messo un pochettino perché comunque come vedete ci sono macchine parcheggiate dappertutto. Devo dire che anche nel centro di Messina ci sono un sacco di parcheggi a pagamento. E anche un sacco di al contrario, saliscendi gratuiti, anche un sacco di saliscendi. Scusa, ho anche pestato il piede. Tanti saliscendi un po' come a Reggio, anche qui direi che è una piccola San Francisco, anche lei, tutte ma adesso. Non chiaramente quanto Reggio, dove siamo stati negli ultimi giorni. Non abbiamo ripreso perché Reggio ormai è appuntamento fisso dei video, quindi la conoscete bene, l'abbiamo vista tante volte, l'abbiamo ripresa sufficientemente. E anche perché abbiamo passato il tempo a mangiare. Siamo vicini alla galleria di Messina e il caso ha voluto che noi trovassimo proprio il parcheggio perfetto a 2 passi dal nostro bar preferito. Questa è l'Acquolina. È l'Acquolina, il nostro bar preferito di tutta Messina, proprio qua dietro. Prima del Bartolino però facciamo un po' di salato, perché questo è il famoso pidone, che io sapevo fosse il pitone in realtà con la T, ma in realtà qui l'hanno scritto con la D, ed è questo panuozzo ripieno, in questo caso di scarola, mentre l'altro è con formaggio e pomodoro. Lo dividiamo, guarda che divisione perfetta, cara Angela. Questo ha una forma un po' più a occhio, ecco, caldo. Mamma, mi viene l'acquolina. Com'è che qua continuiamo a mangiare? Più mangi più mangeresti, incredibile, buonissimo. Poi questi sono proprio i sapori della mia infanzia. Io godo. Guardalo com'è felice. Lacrimuccia? Buonissimi. Sono presenti dei calzoni al forno, buonissimi. Io ho perso il conto delle volte che abbiamo parlato di questo posto, io e Angela dall'altra parte del mondo, a pensare a queste granitazze che fanno al Bartolino di Messina. Sono delle cose incredibili e quindi siamo tornati praticamente apposta per questo, ma non solo. Allora abbiamo la granita, Paolo al caffè con un po' di caffè e la panna, e io invece tutta bianca alla mandorla con la panna. Allora questa è la prima granita ufficiale dell'anno, quindi devi esprimere un desiderio anche. Fatto. Che non sia mangiare tante granite durante un altro. Ma che fantasia. Allora. Devo farne un altro allora, aspetta. Non vale la pizza. Fatto. Ok, questo non lo so, va bene così. Com'è insomma, è buona? No ragazzi, è eccezionale. Questa è la parte di granita, mi ha aggiunto anche un po' di caffè freddo qua sotto. Invece quella di Angela è completamente bianca, quindi panna e anche la mandorla che adesso assaggerò. Angela, assaggiare in anteprima, vai. Scusami, ma fa freddo, ma devo dire, cioè fa fresco, quindi non fa caldissimo, ma comunque è sempre stagione per una granita. La mandorla ragazzi, buonissima, perché qua fanno tutto quanto a mano, fresco, non c'è lo sciroppo di mandorla. Cioè questa è granita di mandorla con i pezzettini e la panna sopra. Ok, va bene, adesso chiudo la clip perché voglio mangiare anch'io. Ragazzi, in questo bar il caffè costa 70 centesimi. 70 centesimi! Siamo arrivati nella piazza del Duomo, il Duomo davanti a me. Purtroppo siamo arrivati troppo tardi per lo spettacolo dell'orologio. È già passata l'ora, quindi non lo possiamo vedere. Comunque apprezziamo tutta la bellezza di questa piazza con questo cielo che oggi è di un blu super blu. Quindi un bel giro adesso a 360 gradi della piazza di Messina. Io l'ho dato per scontato, non ho detto che cos'è lo spettacolo del campanile. In pratica si muovono tutte le statue che si vedono qui, se ne vedono alcune che adesso sono dentro le finestre e si muovono, sono meccanizzate, quindi c'è un movimento di tutta questa parte. Là sopra c'è il leone che ruggisce, là proprio nella parte più in alto del campanile, eccolo là, e sotto il gallo. Davvero molto curata e bella la facciata di questo palazzo, ma ce ne sono altri molto simili qui nel centro di Messina. Guardate questo, ci sono tutte le colonne che finiscono con la testa del leone lì sopra, ma anche sopra tutte le entrate dei negozi c'è la testa del leone. Dopo la sosta prettamente culinaria a Messina siamo tornati sul cubetto. Il tempo, come si direbbe qui, si sfasciau!
e quindi abbiamo deciso di andare un po' verso sud adesso, quindi abbiamo deciso di fare il giro della Sicilia partendo in senso orario, quindi faremo il giro in senso orario. Orario, sì. Esatto. Andiamo verso sud allora, sempre più giù. Ragazzi, abbiamo deciso di non prendere l'autostrada, stiamo facendo i paesini, ma aiuto, sono tutte così le strade, doppia circolazione, mi viene un'ansia perché di qua c'è il marciapiede bello alto e di là ci sono macchine parcheggiate. Sì. E poi ancora di là c'è il mare, c'è il lungomare da questo lato, di questo paesino. Strettine, bisogna stare, anche perché il cubotto è un po' largo, cioè proprio questa conformazione cubosa. Attenzione, c'è l'ape. Ci vorrebbe un'ape, vedi, l'ape sì. va. Ecco, Mamma mia. Mannaggia la miseria. Troppo. Ho sfiorato. Perché poi dall'altro lato stanno molto larghi, vedete? Rallento. Guarda. No, vabbè, si stringono all'ultimo secondo. Che paura, ragazzi. Ecco i parcheggi. Interessante, perché sono metà sulla strada e metà sul marciapiede, tutto regolare. Sai che forse è una delle pochissime volte che vedo una cosa del genere. A metà su, metà giù. È partito il concerto così a caso. Oh, hanno cominciato, ho cominciato anch'io. Ti sei sentito un po' in India per un attimo. Bello. Hai detto vai, clax. Questa statua è particolare, adesso devo cercare di capirla. È una persona che si tuffa tutta inarcata. Da lontano pensavamo fosse un pesce, poi avvicinandoci un dragone. Un sirenetto. E invece alla fine. Il parcheggino della prima notte sicula a questa vista qua. Abbiamo appena trovato il parcheggio là in fondo, abbiamo proprio posizionato la macchina con vista mare, ragazzi. Vince già il premio del parcheggio più bello dell'anno. Abbiamo organizzato tutto il cubo qua dentro, sdraiato il materasso, sistemato tutto, messo anche le tendine con le foglie al finestrini e stavamo adesso guardando un attimo le previsioni meteo di domani e ragazzi, allerta meteo! Inizia malissimo questa avventura siciliana, inizia veramente male perché domani c'è un'allerta meteo, hanno anche chiuso le scuole e danno pioggia tutto il giorno. Le scuole di questo paese sono chiuse. Sì. Siamo e anche tu come si chiama? Sant'Alessio Siculo. Sant'Alessio Siculo. Scuole Esatto. Scuole chiuse anche a Catania, a Ragusa, un po' dappertutto, insomma. Non promette bene e quindi siamo un po' preoccupati perché non sappiamo bene dove andare, sinceramente, e dove stare. Qui la zona è molto stretta, nel senso che ci sono le montagne e c'è il mare, quindi c'è poco spazio, c'è anche un fiume qui vicino. Ci hanno parlato di piene, sì. Ci hanno parlato di disagi nel passato, ci hanno parlato di macchine trasportate dall'acqua. Boh ragazzi, non lo so. Adesso noi siamo qua, stanotte non piove, quindi ce la prendiamo tranquilla fino a domani. No, questo. È il materasso, ecco. Il materasso. Il rumore è il materasso. Il materasso. Va bene, è provato però, va bene, se capisci. Come si sentono le onde del mare qui fuori? Fa caldo qua dentro. Adesso fa caldo, sì. Adesso è perché sta arrivando la tempesta. Prima della tempesta l'aria è più calda, poi rinfresca. Ma arriva domani mattina, domani sì, tarda mattinata. Sta arrivando. Per cui stanotte non piove, siamo tranquilli e speriamo anche domani sia solo un falso allarme, insomma. Dormiamoci sopra anche, non possiamo quello fare sicuramente. E domani vedremo. Sicuramente sì. Vediamo com'è la vista fuori dalla finestra stamattina. È partito lo scopino e chi lo ferma più? Il tempo di fare una colazione con vista e ha iniziato a piovere.
Ci siamo spostati un po', siamo arrivati a Letto Ianni, là in fondo, in mezzo a quella nebbia nuvolosa, c'è Taormina, ma questa è la situazione in questo momento, non smette di piovere e anche il mare, devo dire, si è un po' gonfiato adesso, le onde sono più alte. C'è un attimino di tregua dalla pioggia, noi intanto abbiamo ripescato le giacche che avevamo infilato sotto la struttura del cubo, ma purtroppo oggi serve, ci sono un po' di pioggerellina, un po' di goccioline sulla telecamera in questo momento, si è appena bagnata. Ma il mare che colore ha? Cioè si vedono proprio i due, anzi tre diversi colori di azzurro, blu, verde, acqua. Ci siamo messi in fondo qui a questo parcheggio, da questo lato, proprio in fondo alla spiaggia. Mi arriva una chiamata con la forchetta perché stiamo cucinando la pasta con il sugo. Aspetta che apro. Oh, scade la scarpa! Oh, tieni la scarpa! Qua c'è la cucina, lì tutto pronto. Oggi le orecchiette! Orecchiette col sugo di pomodorini che ci portiamo da Verdello, perché è sempre quello che mi ha dato mia mamma. Quando siamo partiti oggi ce lo mangiamo in questa giornata che era una giornata più da zuppa, da minestrone in realtà. Scolare la pasta con la pioggia. Portiera aperta velocissimamente, qua entra tutto il calore, tutto il fumo, il vapore, missione compiuta. Ci siamo un po' spostati, ma ha ricominciato a piovere adesso, però abbiamo avuto modo oggi di fare alcune cose che avevamo lasciato un po' lì, come per esempio questa cosa qua. Attenzione! Le lucine! Abbiamo installato tutto il filo delle lucine che avevamo comprato già da un po', ma non avevamo mai avuto tempo per installare, diciamo, come si chiama? Il LED. Metterli tutti attorno, eccoli qua, tutte le lucine. Abbiamo fatto, bellina, un po' natalizio, un po' no, un po' lounge, un po'. Abbiamo anche questa che però si può togliere, spostare. Questa si spara anche la luce più forte, appena la trovo, eccola qua. Questa è fortissima, esatto, la versione fortissima, un po' più delicata per la sera, puoi spegnere le lucine. Anche quella intermittente, sì, così c'è come anche quella. Ma questa non so, no, questa non ci piace, questa non ci piace. E stiamo anche testando il divano e il soggiorno. Infatti Angela si è accomodata da questo lato, io da questo, e attenzione perché abbiamo la televisione. Chiaramente è il cellulare che è appoggiato sul coperchio delle posate. Perfettamente lì, guarda lì, è proprio mobile, perché puoi anche toglierlo, essere appoggiato dentro, lo togli, ti sposti, vai, la perfezione, ti sposti, attenzione, c'è Verdello. Vabbè. Ed è anche, si può anche spostare da questo lato, quindi quando siamo invece a letto, quindi con la testa da questo lato, possiamo vedere la televisione da questo lato, sempre usando le posate. Che parla con Paolo. Ecco, infatti, troppi Paoli, Due Paolo in un video ci sono in questo momento. Quindi si appoggia il cellulare proprio sempre sulle posate, questa volta possiamo anche spostare il coperchio. Funzioni che hanno sta scatola delle posate. Perfetto, e anche per vedere la televisione direttamente da qui, quindi questa poi letto, è la visuale. Sì, esatto. Oggi siamo passati dal divano al letto in un battibaleno, siamo sotto la coperta, tutti organizzati, settaggio, TV là in fondo. Allora, sì. La realtà è che siamo usciti solo per andare a fare la pipì, sinceramente. Nient'altro. Siamo usciti un attimo quando ha smesso di piovere forte, siamo corsi fuori, pipì e dentro, via, fine. Stasera abbiamo fatto una delle nostre ricette migliori, uova col pomodoro. Il pomodoro avanzato della pasta del pranzo, quindi oggi è andata così tutta la giornata. Da domani però danno un tempo migliore, quindi, quindi speriamo che vada bene domani. Stanotte potrebbe ancora piovere, però speriamo niente di grave, insomma. È la prima sera con le lucine, ma che carino. Dai, cosa mettiamo? Mettiamo un documentario? Dai, sì, un bello. podcast? Cosa vuoi? Così, podcast fanno addormentare Paolo tipo no, infatti, 3 minuti, anzi forse 2 minuti. Se no guardiamo Maria, dai. Maria, che ci sono? Marocco con Maria. Ma come? Sì, Angie. Ragazzi, sono le 21:01 in questo momento. Credo che tra le 21:01 e le 21:30 ci addormenteremo. Finisce così. Ecco che parte il video. Marocco con Maria, dai. Buonanotte.
Buongiorno ragazzi, con questa vista è passata l'allerta meteo, si è aperto finalmente il cielo, stanotte ha piovuto praticamente tutta la notte, ma adesso vedete è passato. Noi abbiamo dormito proprio qua sotto a Sant'Alessio Siculo, come la scorsa notte, quindi sono 2 notti che siamo qui. Ieri praticamente non siamo riusciti a vedere niente e oggi invece siamo riusciti a salire fino a Forza d'Agro, che è un paesino proprio su questo monte che ha appunto questa vista qua. Nel parcheggio dove abbiamo messo il cubetto, guardate che c'è anche una macchina bellissima. Allora, prima di tutto il colore, questo bell'azzurro cielo, ma guardatela qua, appena passato un signore che ci ha detto anche che è in vendita volendo, ci sono anche tutti i sedili originali all'interno. È una Citroen Pallas, credo che sia degli anni 70-80 e ragazzi mi sono messo un attimo a dare un'occhiata perché è in vendita, ma chissà quale prezzo, perché sono andato su Autoscout e questa Citroen DS 23 Pallas, adesso non so se è il 23, questo è un DS20. DS20. Vabbè, la 23 viene 29.000 euro. 29.000 euro. La 21, questa è la 20, quindi ancora più vecchia, la 21 33.900. La 23 32.000, 23 sono tutte ce ne queste, 42.000 la DS, però non si capisce di un altro quale modello, DS. Però ecco, targata anche questa a Milano, un po' come questa, credo che siano più o meno gli stessi anni, 42.000 euro. Degli anni 70. Degli anni 70, quindi credo che insomma il prezzo sia veramente alto. Ma funzionerà secondo te questa macchina ancora? Guarda dentro! Una versione 20 come questa, ma restaurata a nuovo, 62.000 euro. Quindi, cioè, che cosa c'è dietro una macchina antica come questa? La strada sale, si inerpica sull'altro lato della montagna, quindi si vede tutta la costa andando però verso Messina. Di qui invece abbiamo la visuale su quella che è Taormina là sullo sfondo e c'è stamattina questa luce del sole che va e che viene perché ci sono tutti i nuvoloni e quindi cambia anche il colore dell'acqua del mare. Guardando la costa anche da qui dall'alto, no? Si capisce perché ieri eravamo un po' in difficoltà perché davvero non sapevamo dove stare, dove parcheggiare per dormire perché da un lato c'era il mare che era bello agitato, dall'altro c'era proprio la montagna che scendeva quasi fino alla costa con tutti i fiumi, quindi in questi casi di allerte sarebbe sempre meglio stare lontano dai corsi d'acqua perché non si sa mai. In passato abbiamo visto anche a gennaio in realtà di quest'anno proprio nel paesino dove abbiamo dormito noi c'è stato un problema perché il fiume che scende si è ingrossato talmente tanto da andare praticamente sopra il ponte dove passano le macchine, quindi eravamo un po' in allerta. Per fortuna però non ci sono stati danni, non è successo nulla di grave e oggi come vedete il tempo è completamente diverso. Siamo entrati adesso dentro le mura della cittadina, ma in realtà in origine non erano qui, questa cittadina non era dove ci troviamo adesso, perché questa Forza d'Agro ha un passato molto molto antico. Pensate che nell'anno 1000, quando faceva parte di quello che era chiamato l'Emirato di Sicilia, non si trovava in questa zona, ma era stata costruita molto più avanti in un altro lato della montagna. Ci fu però una frana, crollò tutta la città e nel 1300 decisero di ricostruirla dove siamo adesso noi. Questa ragazzi sicuramente in tantissimi la riconoscerete, questa è una chiesa che compare nel Padrino 1, 2 e 3, quindi è una chiesa famosissima. Sarà anche per questo che magicamente ragazzi sono comparsi anche tantissimi turisti, soprattutto dall'America, che vengono qui appunto a visitare questo paesino che tra l'altro è piccolissimo, ci sono soltanto 900 abitanti. Forza d'Agro è stata costruita in una posizione piuttosto delicata perché siamo proprio sul lato della montagna e infatti durante la storia più volte è stata distrutta da diversi terremoti, anche durante la seconda guerra mondiale ha subito diversi danni. Infatti c'è la parte sotto che è quella più nuova e ristrutturata, la parte alta invece che è dove ci troviamo adesso ci sono diverse rovine, tra cui le rovine del castello proprio sulla cima del monte. Ma quanto è buono il rosmarino da annusare! Ah, gustosissimo. Senti, patate al forno e subito patate al forno. Prima ho trovato una pianta e ne ho strappato un pezzettino. Ma che bello! Manca solo il forno sul cubetto.
È mezzogiorno e dalla chiesa, invece di far suonare le campane, è partita l'Ave Maria. Grazie. Grazie. Da quando siamo sbarcati in Sicilia, ragazzi, è cambiato totalmente il registro. Se magna. Anche oggi siamo fermati un attimo a prendere qualcosina, anche perché, ragazzi, quando entri in una panetteria non è che c'è soltanto il pane, c'è qualsiasi cosa. C'è la melanzana in tutti i modi, c'è la melanzana ripiena, c'è la parmigiana di melanzane e c'è la schiacciata con le melanzane, con la parmigiana, come questa per esempio. Quindi come fai a dire di no quando praticamente all'interno del pane hai proprio una parmigiana come questa? Madonna buonissima. Cioè, proprio reazione immediata. Il pane, ma sbaglia un po' tipo un pan brioche, sembra. È vero? È un pan brioche. Faccio assaggiare anche ad Angela dietro la camera. Dimmi qualcosa. Non me lo aspettavo. Ecco. Mamma mia. Esattamente, quella roba lì. No, e poi ma non lo diresti vederla. Non lo diresti, ma poi arriva. E questa invece è la focaccia messinese, quindi con la scarola, il pomodoro, un formaggio di pecora e anche questa probabilmente adesso un attimo vado. Ecco, niente, finisco le parole a un certo punto. Buonissima anche questa, ma chiaramente la preferenza va sempre sulla parmigiana. Perché se c'è la melanzana vince sempre, cioè vince sempre facile. Quindi ragazzi non possiamo farne a meno adesso, comunque di fermarci a fare queste pause, ci sta proprio. Anche perché ogni provincia poi ha le sue particolarità. Questa appunto, è passato il treno intanto. Questa appunto è la focaccia messinese, quindi siamo ancora in provincia di Messina. Cosa fai? Non la provi? Cioè abbiamo provato i pidoni, vuoi che non provi la focaccia messinese? No, cioè è un reato, quindi proviamo. Devo dire che però arancini ancora non ci siamo, però calma, una cosa alla volta, Arrivano di sicuro anche quelle. Quindi cosa voti tu, melanzana? Sempre, un po' smangiucchiata, buonissima. Adesso finisco questa, però poi continuo. Torni di là. Torna il problema, ragazzi, torna il problema, perché Paolo doveva solo entrare a pagare, perché abbiamo mangiato tutto, non c'è più niente, vedete? Ma abbiamo visto le signore accanto, avevano tutto questo paninazzo enorme. Allora sono andato a chiedere, ma le signore che panino avevano? Pane cunzato, il famoso pane cunzato. Praticamente è pane casereccio fatto con olio, pomodori secchi, basilico, altro, poi vediamo. E quindi l'ho preso, dai. Vedi? C'era ancora uno spazietto, al posto del dolce mettiamo il salato. Il salato, tutto salato. E devo dire la verità, però la signora appena l'ha dentato ha detto è una goduria. Cosa dovevamo fare? Ecco il pane cunzato com'è all'interno. Pomodori secchi, formaggio, le olive schiacciate, un sacco di roba, olio. Vabbè dai, però ci sta diviso in due, dai, non ti devi preoccupare. Anche. Dopo di questa ci facciamo una bella camminata in salita, così bruciamo un po'. È una goduria. C'è stato anche il regalo alla fine. Infatti è uscito Paolo con i biscotti e ha detto no basta, non è possibile. Allora ragazzi, sapete che io tutte le volte ho un mio vocabolario che sto imparando un po' i modi di dire, non so se sono della famiglia di Paolo, sei calabrese, siciliano. Comunque in questo caso quel panino era bello ngurnato d'olio. Ngurnato vuol dire come si può dire? Impregnato. Rende l'idea. Gurnato, cioè un gurnato, proprio un gurnato d'olio. Un gurnato d'olio. Devo imparare. Cioè che tu schiacci e l'olio esce proprio imbevuto, inzuppato, perfetto, un gurnato. Sono appunto. Buonissimi ragazzi, sono buonissimi. Questi che qua sono con le mandorle all'interno, che sono una gustosità pazzesca. Ma ce n'è uno per uno? Ce n'è uno per uno. Ah, fantastico.
E un'altra cosa volevo dire, ecco, mi stavo dimenticando con l'ungurnato, mi sono persa, che questi panini vanno a peso, quindi ti pesa il pane, quello che ci mette, quindi ovviamente più ingredienti ci mette, più pesa il tutto. Ce l'ha fatto leggero, Ce l'ha fatto leggero perché avevamo già mangiato le altre due prima, per fortuna aggiungerei. Belli pieni ragazzi, adesso ripartiamo, però questo video finisce qui, ma attenzione perché la Sicilia è proprio piena, impregnata, ingurnata, è la parola giusta oggi. Di cose da vedere, di cose da assaggiare, praticamente ogni 3 chilometri ci sarà qualcosa da vedere, quindi è proprio bellissimo, perché abbiamo io ho messo tanti di quei puntini. Sì, esatto, la mappa è piena di puntini, di cose da andare a scoprire. Che tu dici, non ce la faremo in 3 anni, non lo so, vediamo. Già abbiamo avuto un piccolo stop appunto per questa emergenza meteo, l'allerta meteo, ci siamo dovuti fermare una pioggia che non vedevamo da non so quanto, e quindi ieri un po' siamo stati bloccati, ma già oggi ripartiamo alla grande. E quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutte queste folli avventure siciliane. Alla prossima ragazzi! Ciao!